Il liquore di pesca si chiama pesconcello. L'anno scorso Daniela provò a farlo e accidenti, meglio del limoncello. Quest'anno abbiamo filmato la ricetta, vediamola insieme. Oggi abbiamo deciso di fare il pesconcello, il liquore di pesca. Andiamo a prendere le pesche vicino a casa nostra. Abbiamo dei pescheti, ci sono delle pesche buonissime, saporite e cosa molto importante, siamo abbastanza sicuri che non sono trattate. La frutta ovviamente va lavata bene sotto acqua corrente. Si fa, diciamo, la frutta a piccoli cubetti e la si mette in una pentola, diciamo, di una capienza non troppo abbondante, nel senso che deve contenere abbastanza preciso sia il liquore che la frutta. Per quanto riguarda la consistenza della frutta, è molto importante che non sia né troppo acerba, quindi non troppo dura, né però troppo matura, spappata. Io in genere faccio così: metto 2 pesche noci e poi metto un misto di pesche bianche e gialle, un misto abbastanza, diciamo, un po' così a scelta, in base anche a quello che trovo appunto da quei ragazzi che le vendono. Poi, oltre alla frutta, io inserisco anche 2 noccioli interi e un nocciolo spezzato diviso a metà. È una cosa che mi hanno consigliato quei ragazzi che coltivano le pesche, che io ho seguito, e devo dire che mi è venuto un ottimo liquore, quindi l'ho ritenuto un buon consiglio. Mi hanno anche raccontato che i loro nonni facevano il liquore con i noccioli e basta. A questo punto possiamo versare l'alcol. Versiamo ovviamente tutto nella pentola, poi chiudiamo accuratamente la pentola perché la frutta deve stare al buio e poi anche per evitare che l'alcol possa evaporarsi. Quindi una volta tappato bene lo mettiamo in un luogo buio, fresco, e attendiamo che passino i 40 giorni per far insaporire l'alcol delle pesche. Durante questi 40 giorni è bene ogni tanto rigirare la frutta nella pentola. Passati i 40 giorni è arrivato il momento di fare lo sciroppo. Si prende una pentola abbastanza grande, capace di contenere, oltre allo sciroppo, anche l'alcol, e si mette dentro 360 g di acqua e 420 g di zucchero. A questo punto si mette la pentola con l'acqua sul fuoco, si versa anche lo zucchero, si aspetta finché lo zucchero non si è sciolto, tanto si gira, si tiene d'occhio. Lo sciroppo è pronto quando diventa completamente trasparente. Sarebbe bene non far bollire lo sciroppo. Poi, una volta sciolto, si mette un coperchio per evitare che si evapori troppo l'acqua e si ritiri troppo, e poi va fatto freddare completamente. A questo punto prendiamo il nostro alcol, che come vedete ha preso un bellissimo colore rosso e quindi ha preso il colore e i sapori delle nostre pesche. È arrivato il momento di unirlo allo sciroppo, che come vedrete prenderà un bellissimo colore rosso. Ovviamente per fare questa operazione utilizzeremo un colino per far passare tutto l'alcol e tenere da parte le pesche. Le pesche poi andranno spremute, è una cosa abbastanza importante da fare perché sono state, diciamo, lì a incorporare alcol per 40 giorni e quindi avranno comunque molto sapore dentro di sé, quindi è molto importante cercare di spremere e tirare fuori il più possibile l'alcol che contengono praticamente nella polpa. Un'altra cosa da fare è quella di togliere i noccioli. Poi si prende uno schiacciapatate, si mette dentro un po' alla volta i cubetti di frutta tutti pieni di liquore e si spreme cercando di tirare fuori il più possibile. Abbiamo ricavato molto liquido spremendo le pesche. Un'altra cosa importante da fare è di filtrarlo nuovamente. Quindi si rifiltra e così verrà, diciamo, il nostro liquore più liscio. Vedete, viene un bellissimo liquore di colore rosa.
A questo punto è arrivato il momento dell'imbottigliamento, si travasa tutto in delle bottiglie e poi va fatto riposare per circa un mese, quindi si aspetta un mese e poi lo possiamo gustare. Se questo video ti è stato utile lascia un mi piace. Ringraziamo i ragazzi dell'azienda Il Pescheto per tutta la loro passione e noi ci vediamo al prossimo video. Salute! Buonissimo, veramente buonissimo, uno spettacolo. Fatelo!